Caro ascoltatore di mitologia, hai mai voluto sapere com'è caduto davvero l'impero romano? L'anno è il 1204 e Costantinopoli, regina di tutte le città, brilla ancora della luce di Roma, un'arca del mondo antico nel cuore del Medioevo. Eppure da decenni il suo potere è in declino. Le crociate ne hanno minato l'autorità, Venezia domina le acque, i turchi incombono ad est. Quando Papa Innocenzo III chiama l'Occidente all'ennesima crociata, il nebuloso mondo dei nobili di Francia risponde all'appello. Il doge Enrico Dandolo, cieco e geniale, prova a sfruttare l'occasione per la sua città, la Serenissima Repubblica di Venezia. Una grande battaglia incombe che deciderà il destino delle relazioni tra Oriente e Occidente. Salute e salve, sono Marco Cappelli, autore del podcast Storia d'Italia. Sono anche un grande amico di mitologia e di Alessandro Gelain. Se ti ho incuriosito sulla storia della Quarta Crociata, vai in libreria oppure online e acquista una copia del mio libro, Quando Venezia distrusse l'impero romano. Grazie mille Alessandro per lo spazio e ora passo la parola a te. Due donne, un palazzo in costruzione e l'ombra di una maledizione. Ermione, bella e tormentata come sua madre Elena, porta con sé il profumo di mirra e il nome di un amore proibito. Andromaca custodisce in silenzio i segreti del passato e Neottolemo, tra loro, non sa ancora che ogni passo lo sta portando verso l'altare di Apollo, dove il destino ha già affilato la sua lama. Già, davvero un episodio bello tosto. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Tiresia, Sisifo Felice, Gianmario e Mina. Grazie anche a Denise e Dalila, ad Alessandro, Gioele, Mirko e Jimbo. Ed infine ad Alessia, Raul, Chiara, Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 212. Apollo non dimentica. La caduta di Neottolemo. Abbiamo lasciato Neottolemo mentre, seguendo il consiglio di Eleno, sceglie la via di terra per tornare in patria. La decisione si rivela salvifica. Come ben sappiamo, una terribile tempesta si abbatte sulle navi achee, disperdendole su coste remote o inghiottendole tra i flutti. La lunga colonna si snoda verso le terre della Tracia come un serpente ferito. In testa Neottolemo cavalca pensieroso. Il suo mantello purpureo strappato dal palazzo di Priamo ondeggia nel vento. Dietro di lui decine di carri trasportano il tesoro di Troia, ori, argenti, stoffe preziose e soprattutto gli oggetti sacri dei templi. Tra questi, avvolto in panni di lino, c'è il cratere d'oro massiccio che Zeus stesso donò a Dardano, il fondatore della città. Neottolemo sente il peso di questi manufatti sacri, più di quello delle sue armi. Non sono semplice bottino, ma oggetti strappati dai templi durante il saccheggio, alcuni perfino dagli altari, ancora intrisi del sangue dei supplici. Su uno dei carri più comodi, Andromaca siede immobile come una statua. Il suo silenzio è cupo più di qualsiasi lamento. Non ha versato una lacrima da quando ha visto il corpo di suo figlio Astianatte sfracellarsi sulle pietre di Troia. Il suo sguardo attraversa il paesaggio come se non lo vedesse, perso a seguire immagini che solo lei può scorgere.
Quando i cavalli mostrano segni di stanchezza, i comandanti suggeriscono l'accampamento. Mentre i soldati montano le tende, Eleno si avvicina al giovane condottiero. Il veggente troiano cammina con quella sua peculiare andatura misurata, come se ogni passo fosse parte di un rituale. Lo mette in guardia. Gli uomini sono inquieti per via degli oggetti sacri che stanno trasportando. Gli dei hanno una loro giustizia, sussurra Eleno. Tu hai profanato i loro templi. Questi sono crimini che gli immortali non dimenticano. In queste prime notti di viaggio, il riposo del sonno viene spesso negato a Neottolemo. Nel buio della tenda, i ricordi lo tormentano. Il volto di Priamo trascinato via dall'altare, l'urlo di Astianatte che precipita dalle mura, il momento in cui la sua lama ha trafitto il petto di Polissena. Il viaggio mette alla prova il giovane condottiero in modi inaspettati. Lui che fino a poco prima era immerso nel furore della guerra, ora deve gestire una complessa carovana attraverso terre ostili. Le tribù traci non vedono di buon occhio questa processione di carri che attraversa i loro territori. Alcuni capi locali si avvicinano all'accampamento con piccole scorte armate, più per saggiare la forza del giovane comandante che per cercare uno scontro. Neottolemo, sorprendendo i suoi stessi uomini, sceglie la via della diplomazia. Non è più il guerriero che si lanciava nella mischia brandendo le armi di suo padre. Ascolta i consigli di Eleno, offre doni ai capi tribù, negozia i diritti di passaggio. Andromaca osserva questi cambiamenti dal suo carro. Il suo sguardo, sempre velato di tristezza, segue con interesse crescente le mosse di questo giovane re che sta imparando a governare. Nelle rare occasioni in cui parla, si rivolge a Eleno, notando come il figlio di Achille sembri aver ereditato dal padre non solo il furore guerriero, ma anche quella nobiltà d'animo che Ettore stesso aveva riconosciuto nel suo più grande nemico. Durante le soste, Neottolemo prende a consultarsi con Eleno non solo sulle questioni pratiche, ma anche sui presagi divini. Il veggente nota come il giovane comincia a prestare attenzione ai rituali, a rispettare le tradizioni locali, a offrire libagioni prima di ogni nuovo tratto di strada. Mentre la carovana si addentra nel cuore della Tracia, le profezie di Eleno si fanno più oscure. Una sera, alla luce tremolante dei fuochi dell'accampamento, Eleno si avvicina al giovane re. Ha appena scrutato le viscere di un agnello sacrificale e ciò che ha visto lo ha turbato. Parla di un altare macchiato, di un cerchio che si chiude, di come gli dei stiano tessendo per Neottolemo una trama che lo porterà inevitabilmente a Delfi. Quando osserva il cratere d'oro e gli altri oggetti sacri, Eleno non vede più di semplici tesori trafugati. In quegli ori riconosce il filo che lega Neottolemo al destino che per lui hanno segnato gli dei. Secondo Eleno, questi manufatti dovrebbero essere restituiti ai templi. Andromaca, che ha imparato a leggere i presagi vivendo accanto a Cassandra, coglie nei discorsi del veggente echi di destini più grandi. Non sono solo le parole proferite a turbarla, ma i silenzi improvvisi di Eleno quando sembra sul punto di rivelare qualcosa di cruciale per poi arrestarsi. La carovana si avvicina finalmente ai territori dell'Aftia, il regno di Achille, ma Neottolemo non può reclamare il trono paterno. Durante la guerra di Troia, Peleo è stato spodestato dai figli di Acasto. Il vecchio re, ora esule, ha perso ogni potere. Tornare significherebbe scatenare una guerra civile e i suoi uomini sono esausti dopo il lungo viaggio dalla Troade. È per questo che il figlio di Achille volge il suo sguardo verso l'Epiro. Quelle terre aspre e montuose, abitate da tribù fieramente indipendenti, offrono l'opportunità di costruire qualcosa di nuovo. Non un regno ereditato, ma uno conquistato con le proprie forze.
Il passaggio da guerriero a fondatore avviene gradualmente. All'inizio Neottolemo sottomette con le armi le popolazioni locali, ma presto comprende che la forza non è sufficiente a garantire la vita di un governo. Forse sono i consigli di Eleno, forse la silenziosa dignità di Andromaco o semplicemente il peso della corona che inizia a farsi sentire. Nelle valli dell'Epiro inizia a costruire città invece che distruggerle. Stabilisce leggi, crea alleanze, organizza un sistema di governo. In questo periodo Andromaca dà alla luce un figlio, a cui viene imposto il nome Molosso. L'evento segna una svolta. Neottolemo non è più solo un esule o il distruttore di Troia, ma il capostipite di una nuova dinastia. Il bambino rappresenta la promessa di un futuro diverso, nel quale il sangue versato a Troia possa finalmente essere dimenticato. Ma la pace nel nuovo regno viene presto interrotta. Ambasciatori giungono da Sparta carichi di doni e parole inaspettatamente melliflue, portando con sé il seme di future tempeste. Il loro messaggio è formale. Menelao ha deciso di mantenere una promessa fatta durante l'assedio. Sua figlia Ermione è stata destinata a Neottolemo. Il matrimonio unirebbe due delle più potenti casate achee, i discendenti di Achille e quelli di Atreo. La notizia dell'imminente matrimonio getta un'ombra sul palazzo. Andromaca, che ha appena dato alla luce Molosso, comprende che il suo ruolo sta per cambiare. Eleno, sempre attento ai segni degli dei, nota come gli uccelli sacri volino inquieti sopra la reggia. Gli ambasciatori menzionano anche Oreste, figlio di Agamennone, che rivendica diritti precedenti su Ermione. Ma le sue pretese vengono liquidate come irrilevanti. Il volere di Menelao è legge. Prima di ripartire, consegnano a Neottolemo un messaggio della principessa che suggerisce di celebrare le nozze a Delfi, sotto gli auspici di Apollo. Neottolemo rifiuta. Il matrimonio si celebrerà in Epiro, una scelta politica per dimostrare alle tribù locali che la sua dinastia si sta consolidando attraverso un'alleanza con una delle più potenti casate achee. Menelao acconsente e invia sua figlia con un seguito degno del suo rango. Alta e bellissima come Elena, Ermione ha ereditato anche l'alterigia della madre. Il suo ingresso è trionfale e profumato di mirra, ma i suoi occhi si posano con disprezzo su Andromaca e il piccolo Molosso. Per la principessa spartana è inconcepibile che una schiava troiana occupi un posto così importante a palazzo. I primi mesi dopo le nozze rivelano una verità amara. Ermione non riesce a concepire un erede. La presenza di Molosso rende questa sterilità insopportabile. La gelosia e la disperazione avvelenano la mente di Ermione. Ai suoi occhi ogni gesto di Andromaca diventa sospetto. La troiana non conosce forse le arti magiche dell'Oriente? Queste paure presto si trasformano in accuse pubbliche. I servi di Ermione testimoniano di aver visto Andromaca aggirarsi nei giardini al chiaro di luna, raccogliendo erbe misteriose, mormorando formule in una lingua sconosciuta. Questa barbara usa i suoi veleni contro di me, grida la principessa davanti alla corte. Non le basta avermi rubato l'affetto di mio marito, ora vuole impedirmi di dargli un erede di sangue reale. Neottolemo si trova stretto in una morsa. Se difende Andromaca, rischia di offendere Sparta. Se dà ascolto ad Ermione, tradisce la madre di suo figlio. La situazione peggiora quando la principessa invia messaggi disperati a Menelao, implorando protezione dalle arti malefiche della schiava troiana. Ma è da Micene che giunge la vera minaccia. Oreste, purificato dal matricidio, non ha dimenticato i suoi diritti su Ermione. I suoi messaggi a Menelao si fanno sempre più insistenti, ricordando una promessa di Agamennone: Ermione sarebbe stata sua sposa. Qualcuno dice che il giovane ora si trovi a Delfi per dei riti ulteriori di purificazione. Due tormenti divorano l'animo di Neottolemo. Il primo è profondo e personale, perché Apollo ha guidato la freccia di Paride contro suo padre.
quale colpa doveva essere punita. E il secondo non è meno pressante. La sterilità di Ermione è diventata una questione di Stato. Le accuse di stregoneria minacciano di destabilizzare il fragile equilibrio del regno. Neottolemo annuncia quindi la sua decisione. Si recherà a Delfi. Ufficialmente porta ad Apollo le primizie del bottino troiano, un atto di devozione atteso da un re pio. Ma nel suo cuore cerca due risposte: giustizia per Achille e una soluzione per il grembo sterile della moglie. Ermione, che ha ricevuto misteriose missive da Oreste, supplica di accompagnarlo. Se è Apollo a rendermi sterile per punire i miei sospetti, lascia che sia io stessa a implorare il suo perdono. Ma Neottolemo rifiuta. Questo viaggio riguarda questioni che deve affrontare da solo. Solo Eleno comprende la vera portata di questa decisione. Nei suoi occhi di veggente si legge una tristezza profonda. Sa che cercare troppe risposte da un dio può essere fatale. La strada per Delfi si snoda tra gole montane e vallate profonde. Neottolemo viaggia con una scorta ridotta, vuole che appaia un pellegrinaggio, non una spedizione militare. Nel suo animo, però, la devozione si mescola alla rabbia, mentre ogni passo lo avvicina al confronto. I primi segni inquietanti si manifestano all'arrivo. La Pizia si rifiuta di riceverlo, dichiarando Apollo non propizio. I sacerdoti lo accolgono con una freddezza che mal si addice ad un re che porta ricche offerte. Dai corridoi del santuario figure sfuggenti lo osservano e poi scompaiono rapidamente. Non sa che Oreste è già passato di qui. Il figlio di Agamennone ha preparato in anticipo la sua trappola. Mette in giro la voce che il figlio di Achille non viene per pregare, ma per saccheggiare il tempio, per vendicarsi del dio che ha causato la morte di suo padre. Per questo motivo i sacerdoti scrutano di lontano il giovane re, cercando di leggere le sue vere intenzioni. La mattina del terzo giorno, finalmente, Neottolemo viene ammesso al tempio. Sale i gradini dell'altare, portando le offerte, ma nel suo cuore le parole di preghiera si mischiano alle domande che lo tormentano. I sacerdoti lo accolgono in modo fin troppo austero e gli parlano di purificazione, di un prezzo da pagare. Qualcuno mormora del sangue versato nel tempio troiano di Apollo. È in questo momento che scorge tra le colonne un bagliore di bronzo e poi lo sente, quel profumo di mirra, lo stesso che usa Ermione, il profumo del tradimento. Oreste è qui per prendere quello che è suo. Egli non è più l'uomo tormentato dalle rinni che vagava per il mondo perseguitato dalle dee della vendetta dopo l'assassinio della madre Clitennestra. Dopo essere stato assolto all'Areopago per volere di Atena, Oreste è diventato qualcosa di diverso. Ora è uno strumento nelle mani degli dei, un burattino che Apollo muove per compiere la propria giustizia nel suo santuario. Neottolemo, guerriero provetto, schiva il primo colpo. Non è venuto qui per combattere. Indossa una veste da supplice, non la sua armatura. Non ha con sé la lancia che fu di suo padre, ma un oscuro presentimento l'ha spinto a nascondere una corta spada sotto le pieghe della tunica, precauzione che ora si rivela provvidenziale. Oreste emerge dal buio. Il suo volto è segnato dalle sofferenze passate, ma la mano che stringe la spada non trema. I sacerdoti si ritirano in silenzio, come se sapessero già cosa sta per accadere. Lo scontro che segue è selvaggio, come un antico sacrificio rituale. Le lame si cercano nell'aria dorata del tempio, mentre il sangue macchia i sacri pavimenti. Oreste combatte con la disperazione di chi non ha più nulla da perdere, Neottolemo con la furia di chi sa di essere stato tradito. Nonostante l'arma più corta, il figlio di Achille sta per prevalere, quando accade qualcosa di straordinario. Un raggio di sole, riflesso sulla statua di Apollo, lo colpisce negli occhi, accecandolo per un istante fatale. La spada di Oreste trova il segno. Neottolemo crolla proprio sull'altare di Apollo
esattamente come Priamo era caduto sull'altare di Zeus. Le fonti classiche ci tramandano anche altre versioni di questa morte. Secondo Ferecide fu Macareo, un sacerdote di Apollo, a vibrare il colpo mortale. Altri raccontano che Neottolemo, accecato dall'ira per l'accoglienza ostile, abbia profanato il tempio e che i sacerdoti stessi lo abbiano ucciso per punire il sacrilegio. Ma quale che sia la verità, nel suo ultimo respiro Neottolemo comprende finalmente che non è stato un uomo ad ucciderlo, ma Apollo stesso. Il dio ha pazientemente atteso il momento della vendetta, usando come strumenti sia la gelosia di Ermione sia la follia di Oreste. Tornando all'insanguinato tempio di Apollo, gli uomini del seguito di Neottolemo vengono sopraffatti o messi in fuga. Il corpo del re giace abbandonato finché i Delfi stessi, mossi forse dal rimorso o dal timore della vendetta divina, decidono di seppellirlo all'interno del Temenos, il recinto sacro. Secondo Pausania, viene posto sotto la soglia del tempio di Apollo. Il figlio di Achille diviene così il guardiano silenzioso del santuario teatro della sua morte. A palazzo, in Epiro, Andromaca è la prima a sapere. Ha visto in sogno Neottolemo coperto di sangue. Quando la notizia ufficiale arriva, Ermione è già fuggita per raggiungere Oreste. Solo il piccolo Molosso piange, troppo giovane per capire che sarà lui a dover raccogliere l'eredità del padre. Seguendo le ultime volontà di Neottolemo, Andromaca sposa Eleno. È un'unione che ha del miracoloso. La vedova di Ettore e il fratello di lui, sopravvissuti alla caduta di Troia, fondano insieme una nuova dimora a Butrinto. Qui, tra le montagne dell'Epiro, una nuova Troia rinasce dalle ceneri della vecchia, tanto che, tempo dopo, Enea stesso, approdando in questi luoghi, troverà una piccola replica della patria perduta, con un nuovo Xanto e una nuova porta Scea. Dal loro figlio Pergamo discenderà una nuova dinastia, a est. La città di Butrinto esiste ancora oggi, testimone silenziosa di questa storia di esilio e di rinascita. Il piccolo Molosso cresce, diventando un re saggio e potente. Anche da lui discenderà una dinastia che governerà l'Epiro per generazioni, fino al grande Pirro, che prenderà il nome proprio dal suo antenato. I Molossi manterranno sempre vivo il ricordo del loro primo re, il giovane che cercò giustizia per suo padre e andò incontro al destino all'ombra del santuario di Apollo. Ogni anno i Delfi celebrano riti in onore di Neottolemo, come se la sua morte avesse placato l'ira del dio e trasformato il guerriero spietato in un eroe degno di venerazione. La storia di Neottolemo ci parla di un cerchio che si chiude, di una giustizia divina che opera con tempi diversi da quelli umani, ma ci racconta anche qualcosa di più profondo sulla natura stessa del destino eroico. Pensiamo a come inizia e come finisce questa storia. Un giovane che indossa l'armatura del padre, sognando di eguagliarne le gesta, e quello stesso giovane che muore ai piedi di un altare, rispecchiando la uccisione di Priamo e la morte del suo stesso padre. In mezzo c'è un cammino di gloria e di orrore, dove ogni passo verso la grandezza diviene anche un passo verso la perdita di umanità. Il destino mostra la sua ironia più crudele. Neottolemo, cercando giustizia per il padre, finisce per replicarne la ferocia. Cerca gloria negli dei e trova morte proprio nel loro tempio. Indossa l'armatura di Achille per farsi eroe, ma muore in una veste da supplice. La verità forse più inquietante che questa storia ci consegna è che non esistono vincitori nelle guerre di vendetta. La violenza, una volta scatenata, consuma tutto quello che tocca, trasforma il giovane principe che vuole vendicare il padre
nell'assassino di vecchi e bambini, muta il nobile erede di Achille nel carnefice spietato di supplici inermi. In questo Neottolemo non è solo un esempio, è il simbolo perfetto di come la violenza contamini anche le cause più nobili. In questo sta il vero significato del suo destino. Gli dei non puniscono tanto le sue azioni quanto la sua cecità di fronte alla trama che stavano tessendo da generazioni. La storia era già scritta nel sangue. Suo padre Achille aveva profanato il tempio di Apollo Timbreo a Troia uccidendo il giovane Troilo e per questo il dio aveva guidato la freccia di Paride verso il suo tallone. Ora Neottolemo, dopo aver strappato Priamo dall'altare di Zeus durante il sacco di Troia, completa il ciclo cadendo sotto i colpi di Oreste nel santuario di Delfi. 3 morti violente, 2 vendette divine, un unico dio che tesse la trama. Gli dei sanno attendere e la loro giustizia si compie attraverso cerchi perfetti che gli uomini, accecati dall'ibris, non riescono a vedere se non quando è troppo tardi. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. Ti piacerebbe essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, vero? Ottima idea. Iscriviti ora, così sarai avvisato ad ogni nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E anche se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una bella eco di questo podcast. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il mio secondo libro. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primogenito, il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto qui. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.